A volte la scelta più grande che facciamo non è la decisione finale, ma il percorso che ci porta a prenderla. Vedete, non è una gara contro il tempo e non si tratta di fuggire dalla paura. È un viaggio interiore, un modo per scoprire chi siamo davvero. E oggi proviamo a capire insieme quali sono le tappe di questo cammino. E allora la domanda che sta al centro di tutto è proprio questa. Come si arriva a una decisione che sentiamo davvero nostra? Che non sia solo, un'abitudine o una risposta a quello che gli altri si aspettano da noi? Ecco, la risposta è un'idea tanto semplice quanto, potente. Una scelta di senso non emerge dal caos, dalla fretta o dalla paura. Nasce da un cammino che, passo dopo passo, non ci trasforma in qualcun altro, ma ci rivela per ciò che siamo sempre stati. Ok, allora, da dove si parte? Il viaggio inizia proprio da qui, dalla costruzione delle fondamenta. Le prime 3 tappe sono dedicate all'ascolto, un lavoro di pura, semplice consapevolezza. Il primo passo è guardarsi indietro e dentro. Spesso si crede di dover partire da un foglio bianco, da zero, ma la verità è che nessuno inizia dal vuoto. Ognuno di noi ha già una storia, delle esperienze, delle radici. Dire che sia benedetto ciò che si ha non è un ottimismo superficiale, no. È l'atto di riconoscere le fondamenta solide su cui possiamo, anzi dobbiamo, costruire. E questo è il nostro vero punto di partenza. E poi arriva un momento che forse è il più delicato. Guardare dritto in faccia ciò che fa male. Le pressioni che sentiamo dall'esterno, i giudizi, i ruoli che sentiamo di dover interpretare per compiacere gli altri. Finché non riconosciamo questi pesi, ogni scelta che facciamo sarà sempre un po' condizionata, mai veramente libera. Quella sensazione di sentirsi anestetizzati, come suggerisce la canzone, è un segnale d'allarme e in realtà è preziosissimo. Ecco, questa slide lo illustra benissimo, questo conflitto interiore. Da una parte c'è la maschera, come ci mostriamo al mondo, quello che facciamo per dovere. Dall'altra c'è il volto, come siamo davvero, senza filtri, senza il peso del giudizio. E allora la domanda che sorge spontanea è: quale piccolissima parte del nostro vero volto potremmo iniziare a mostrare, magari già da domani? E così arriviamo alla terza tappa della consapevolezza, riconoscere ciò che amiamo profondamente. A volte si pensa che la sensibilità sia una debolezza, ma non è così, è una bussola. Il timore di perdere le nostre cose belle, come dice la canzone, non è un'ansia da cui fuggire, è un faro che illumina ciò che per noi ha più valore. È proprio lì, nel desiderio di proteggere ciò che amiamo, che scopriamo la nostra direzione più autentica. E qui avviene una svolta fondamentale nel nostro viaggio. Dopo aver guardato dentro, il percorso cambia marcia. Passiamo dalla consapevolezza alla guarigione e subito dopo all'azione. In pratica ci prepariamo per la salita. Attenzione, cura non significa essere rotti o difettosi. Tutt'altro, è un atto di profonda responsabilità verso di sé. È il momento in cui ci fermiamo per alleggerire lo zaino, per sistemare le cose che pesano, prima di iniziare a salire. Una ferita curata non è un segno di debolezza, è una cicatrice. E quella cicatrice testimonia la nostra unicità, meravigliosa e irripetibile. Una volta alleggerito il carico, si è pronti per la salita. E la metafora della scalata, del climb, è centrale. Non è una gara di velocità, né una ricerca ossessiva della perfezione. No, è un allenamento quotidiano alla costanza, alla resilienza. Questa frase racchiude una verità pazzesca. La forza vera non nasce dall'essere infallibili, ma dall'essere presenti, qui e ora. Presenti a ogni singolo passo, anche e soprattutto quando è faticoso. La montagna, esattamente come la vita, non si scala guardando sempre la vetta, ma concentrandosi sul prossimo passo da compiere. Bene, con questa nuova forza, costruita passo dopo passo durante la salita, è il momento di trasformare la visione interiore in un percorso concreto. Si passa dall'essere al fare, dal sentire al costruire. C'è una differenza che è un abisso tra un sogno e una direzione. Un sogno può rimanere un desiderio vago, un'idea nell'aria. Una direzione è un progetto. È il momento in cui il talento si sposa con l'impegno e l'idea si trasforma in azione vera, concreta. È qui che si inizia a costruire la propria strada. E quando finalmente si raggiunge la vetta, si capisce una cosa che cambia tutto. Non è un trofeo da esibire, non è un premio da mostrare agli altri.
È la prova, dentro di noi, della nostra crescita. È la consapevolezza di essere capaci, di avercela fatta. E questa sensazione diventa la base per ogni scelta futura. Ok, siamo quasi alla fine di questo viaggio. Ora mettiamo insieme tutti i pezzi. Ogni fase, ogni scoperta, ora si unisce per comporre una narrazione completa e coerente, la propria storia personale. Osserviamo un attimo il percorso completo. Si parte dalle radici per capire da dove veniamo, poi si attraversano le ferite per liberarsi da ciò che ci condiziona, si scoprono i valori, la nostra bussola interiore, si passa attraverso la cura per alleggerire il carico, si affronta la salita per costruire la forza e infine si raggiunge la vetta che non è la fine, ma la prova del nostro valore. Ogni tappa è essenziale, nessuna può essere saltata. Ed ecco il punto, la conclusione forse più importante di tutte. Questo intero viaggio non serve a diventare una persona nuova, a trasformarsi, serve a rivelare, a portare alla luce la persona che siamo sempre stati, liberandola da pesi, maschere e paure. Non si inizia mai da zero, si inizia sempre da sé. E così, con questa nuova consapevolezza, la domanda finale non può che essere questa, aperta, potente e tutta personale. La penna adesso è in mano a chi ascolta. La storia, la nostra storia, continua da qui.